Salve! Molti di noi hanno spesso desiderato poter volare in aria quando siamo bloccati o ci troviamo nel traffico o andiamo di fretta. La Intertech oggi presenterà 15 fantastici droni da passeggeri che vi faremo vedere in classifica vivendo il sogno di volare. All'inizio del 2018, tuttavia, Surf ha svelato la formula, una macchina volante costruita con tecnologia di stampa a 3D. È modellato sulla turbina elettrica Venturi con 4 ali pieghevoli e una costruzione elegante. La formula elimina l'uso di motori rotanti ed eliche esterne che sono diventate popolari con i droni. Il design monoposto consente di decollare e atterrare in un'area delle dimensioni di un parcheggio standard. Ha una portata stimata di 186 miglia e un tempo di volo di 75 minuti, con una velocità massima di 155 miglia all'ora. È un presupposto sicuro, la maggior parte delle persone non andrà così veloce, quindi sarà per brevi viaggi durante il giorno, che sembra il probabile scenario nella sua forma attuale. Il Valerian è un velivolo futuristico di vetol con DAWC di forma speciale, che si estendono da entrambi i lati del corpo dell'aeromobile e sono attaccati a 2 ali a sbattere che sono guidate da camme su un albero rotante. Ci sono diverse configurazioni possibili con il disegno di base, che funziona come un battito d'uccello che agita le ali. Fa fluire l'aria attraverso l'anatra, sollevando la valeriana ogni volta che il sistema perde potenza. Con un piano da lanciare nel 2023 è ancora indeciso. L'aereo sarà alimentato da un gas elettrico o un ibrido di entrambi. Il volo autonomo per il successo di questo aereo a 2 passeggeri, progettato principalmente come un aerotaxi a corto raggio, che promette voli a prezzi paragonabili a quelli dei biglietti del treno. Previsti per un test prototipo e alla fine del 2019. È un lancio commerciale previsto entro il 2023. Presentata 2 ali fisse anteriori con 2 eliche basculanti e un'elica verticale alla coda. Con una velocità massima di 70 miglia all'ora e un raggio di 80 miglia e un soffitto di volo a 1500 piedi. Puoi aspettarti che il volo sia un successo, comunicando la maggior parte nella città interna. Caratterizzato con un corpo misto progettato per i civili, l'aereo VTOL dà l'impressione di un'aquila sospesa nel cielo. Questo design, quelli semplici, aiuta a ridurre al minimo la quantità di interferenze con il flusso d'aria in entrata, consentendo all'aereo di volare più velocemente con meno rumore o vibrazioni. La navicella passeggeri è azionata da 2 motori a turbina che producono 800 cavalli ciascuno per le 6 ventole, 2 su ciascuna ale e per le ventole coinvogliati attorno alla coda. Ha una velocità di crociera prevista di 224 miglia all'ora con un'autonomia di oltre 1100 miglia. La promettente ennesima opzione per i voli urbani a breve distanza è l'Aris One, in cui ha vinto un alto velivolo Heavy da 5 passeggeri. Alimentato da un ventilatore coassiale di sollevamento e 8 propulsori articolati. L'imbarcazione vanta una velocità di crociera di 170 miglia all'ora, con una portata massima di 200 miglia. Lavorando per un prototipo programmato di volo dimostrativo nel 2020 e un lancio commerciale nel 2025. Promette caratteristiche standard come il paracadute balistico e la tecnologia antigelo, così come gli alloggi per i passeggeri che necessitano di accesso per sedie a rotelle. La compagnia è anche pronta a partecipare alla condivisione di programmi di aerotaxi come Uber. L'Istituto per la prova di aeromobili in scala reale entro il marzo 2019 e le vendite previste entro il 2024. Lo Starling Jet viene pubblicizzato come un'opzione di volo più economica e più efficiente per i viaggiatori d'affari e di lusso con una capacità di 10 passeggeri. Ottiene una velocità massima di 460 miglia all'ora e una portata fino a 1500 miglia. È una soluzione pratica per voli regionali e a corto raggio.
È alimentato da motore ibrido elettrico e gas, con 3 motori a reazioni fissati sopra le ali e la coda. Promette di essere eco-compatibile e più veloce di un aereo convenzionale, offrendo al contempo il lusso di un jet privato a circa la metà del prezzo. Vicus Wave è un altro aereo modellato come un aerotaxi anfibio sportivo. Ha la capacità di decollare da terra e acqua per essere elegante, sicuro e affidabile. È configurabile un taxi di 6 persone con un trasporto merci gestito da un pilota. Presenta 8 ventole con 2 su ciascuna estremità delle 4 punte alari in fase di decollo. L'ala posteriore inizia in una posizione più bassa, mentre il rotore gira alla sua posizione finale di volo ad ala fissa, sebbene sia ancora in fase di progettazione. La società afferma che avrà una velocità massima di 180 miglia all'ora, con un'autonomia di 580 miglia. Progettato da Jackson Aerospace, la Yaxa è un velivolo alto con uno stile vicino ad una macchina da corsa di Formula 1. Pur essendo un modello dimostrativo, l'obiettivo dell'azienda è quello di sviluppare un prototipo che alla fine risolva problemi di viaggio e terreni montuosi, in particolare nella patria del Giappone. Le misure lunghe 7 piedi e mezzo con un'apertura alare poco più di 6 piedi. Le caratteristiche di configurazione per ventole verticali posizionate centralmente in una forma quadrata, con una ventola rotante aggiuntiva alla fine di ogni punta dell'ala, sebbene inizialmente pianificata per una persona singola, ma la compagnia sta esaminando la possibilità di creare anche una versione a 2 posti. La Ventura offre una dinamica unica per un utilizzo efficiente dell'energia e il controllo e la manutenzione degli aeromobili, promettendo di diventare la principale scelta di mobilità per i viaggi inferiori a 200 miglia. Il corpo è lungo 24 piedi, utilizza Vients ondulati con 8 canali e canard in combinazione, con la propulsione elettrica distribuita per ridurre il consumo della batteria e migliorare la qualità della guida. La velocità è a 4 posti di 137 miglia all'ora e la gamma di volo di 115 miglia. Sono una testimonianza della sua proposta e uno dei velivoli più efficienti da utilizzare su brevi distanze. Il Taro Dynamics Trans è un'innovazione davvero innovativa. L'aircraft misura 23 piedi di lunghezza, in quanto un veicolo a 4 passeggeri passa da una configurazione di ala del rotore durante il decollo. L'atterraggio è una configurazione ad ala fissa e al volo in avanti. Il design consente una facile conservazione quando non è in uso. Questo è largo solo 18 piedi, con le ali piegate indietro. Alla realizzazione di questo video non ci sono numeri finali sul profilo di velocità, ma la compagnia dice che è in linea con gli aerei tradizionali ad ala fissa. Primo volo nel 2018. Il Fulmine è un aereo elettrico ibrido versione militare, progettato da Aurora Flight Science. Il velivolo ha un'apertura alare di 60 piedi e misura poco più di 38 piedi dal muso alla coda. Con le sue caratteristiche più importanti sono le ali e la coda inclinabili, che contengono un totale di 24 ventole intubate. Tutto sommato ha una velocità di crociera prevista di 345 miglia all'ora, con una capacità di carico di poco più di 1600 sterline. Considerando la natura autonoma e la mancanza di una cabina passeggeri, è un presupposto sicuro. Questo è strettamente sviluppato come una nave da carico. L'Airbus da città è stata progettata come un efficiente sistema di aerotaxi elettrico, a cui il chopper ha ispirato lo stile. Ha 4 batterie che alimentano le sue 8 eliche, ognuna con il suo motore unico.
L'imbarcazione ha un tempo di volo stimato di 15 minuti e la velocità di crociera a 75 miglia all'ora. Impostata per il lancio entro il 2023, è caratterizzata da un intero spazioso che può trasportare fino a 4 passeggeri e un pilota con piani in corso per progettare un velivolo autopilotato più compatto. La volante Vision è progettata idealmente con l'Hobbyist Flyer e la mente sfoggia uno stile che ricorda un jet da combattimento futuristico. È possibile ottenere rapidamente la sensazione di un vero pilota in una cabina di pilotaggio utilizzando i comandi di volo del fly-by-wire, utilizzando un'unità a celle a combustibile a idrogeno che fornisce energia a 6 eliche. L'imbarcazione può raggiungere una velocità massima di 410 miglia all'ora, una gamma di 1150 miglia e un massimale di volo a 5 miglia e mezzo che può essere raggiunto in circa 10 minuti. Sfortunatamente nessuna parola è stata ancora data, fin quando non vedremo un prototipo funzionante. Hop Up Next è un trasporto ibrido di Air Shuttle che offre la flessibilità di un veicolo terrestre con la libertà di un aereo verticale composto da un sistema a 3 parti. Utilizza una capsula per 2 passeggeri che si collega ad un modulo di massa a terra e ad un modulo di aria. Il modulo d'aria utilizza 8 eliche per trasportare la capsula verso la sua destinazione, dove viene poi collegata ad un modulo di terra e guidata come un'automobile standard nell'aria. Ha una portata approssimativa di 31 miglia con una velocità massima di 93 miglia all'ora. Mentre sei a terra stai viaggiando ad un gamma di 81 miglia con una velocità massima di 62 miglia all'ora. È appena arrivata nel 2018. Questa è attualmente nelle fasi di prototipo dei test di volo. Il Motto prevede di costruire il suo velivolo Vimana basato sulla rete di veicoli aerei autonomi nel tentativo di accedere a percorsi di volo coordinati con altri AWS e di aiutare a risolvere la congestione del traffico urbano. Prima che il prototipo fosse svelato, presentava 8 eliche alimentate da un sistema ibrido elettrico con una velocità massima di crociera di 152 miglia all'ora e con un'autonomia di 600 miglia. Il calendario previsto per il pieno svolgimento del progetto è previsto per il luglio 2020. Bene. Questi erano i 15 droni passeggeri. La prossima volta che sarai bloccato nel traffico, ricorda, ci sarà la possibilità di sorvolare e di essere a casa in pochissimo tempo. Quindi per oggi è tutto, grazie di aver guardato il filmato. Se ti è piaciuto lascia un commento, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, schiaccia sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.